Qualche tempo fa vi ho parlato degli spruzzini della Foamer a marchio Kei, anticipandovi un prodotto che poi vi avrei portato nelle successive settimane da quella recensione, che tra l'altro potete trovare qua sopra linkata nelle schede. Ebbene sì, quel momento è giunto, scopriamo insieme la IK Foam Pro 12. Ciao ragazzi e bentornati sul canale in questo nuovo video. Finalmente dopo qualche mese di utilizzo vi posso parlare della mia esperienza con la IK Foam Pro 12, una foamer gigante, professionale, probabilmente neanche adatta a tutti, ma uno strumento davvero eccezionale che funziona in modo ineccepibile, costruito con grandissima qualità. Prima però di iniziare come sempre con il video, un ringraziamento speciale a IK per avermi permesso la prova di questo grande strumento e insomma vi voglio anche poi ricordare di lasciare un like e di iscrivervi al canale per supportare questo genere di contenuti, perché so che poi dopo ve lo dimenticate. Detto ciò però iniziamo con l'unboxing e vediamo cos'è contenuto all'interno della confezione. Ovviamente all'interno troviamo la Foam Pro 12 corredata dai classici 3 ugelli di colori diversi che generano 3 tipi di schiume differenti. Troviamo poi una valvola per la pressurizzazione con aria compressa, feature molto interessante che ci permette di non necessariamente modificare la foamer visto che comunque è già predisposta a questo tipo di funzionamento. Troviamo poi tutta la manualistica necessaria di filtrini di ricambio che ovviamente è consigliabile cambiarli di tanto in tanto, o vedere insomma quando essi si usurano e poi sostituirli. Ma com'è fatta questa IK Foam Pro 12? Vi posso subito dire che la qualità è davvero elevata, come insomma IK alla fine ci ha insegnato, sia per quanto riguarda le guarnizioni che per quanto riguarda le plastiche e gli assemblaggi. Una maniglia ad esempio per l'erogazione è in acciaio inox, si vede che insomma c'è un'elevata qualità, insomma è molto anche piacevole da utilizzare. Proprio nel sistema di erogazione, in questa diciamo maniglia, nell'erogatore in generale, è presente un filtro molto utile, visto che comunque no, se non si usa acqua filtrata si potrebbero accumulare delle impurità all'interno del sistema di erogazione, bloccando poi il flusso dell'acqua. Ecco, questo filtro insomma ci aiuta, no, anche in questa direzione. Parlando invece del fusto, del recipiente, dell'autonomia, insomma abbiamo un fusto da 10 litri, se ne consiglia di riempirne al massimo 6, di utilizzarne al massimo 6. Io nel mio caso al massimo ne ho utilizzati 3, visto che comunque no, a che servono poi utilizzarne di più. La riserva d'aria si riesce ad avere, è molta, infatti poi dopo vedremo nella prova che si riesce tranquillamente anche con una sola ricarica a completare il prelavaggio di un'auto, però insomma a questo ci arriviamo dopo. Parlando sempre del fusto, è molto interessante perché c'è la possibilità sia di alloggiare la cannuccia, il sistema di erogazione, chiamiamolo così, e anche poi un incavo per il piede in modo tale da tenere saldo tutta la Foam Pro 12 nel momento in cui noi andiamo poi a pressurizzare il recipiente. Tra l'altro per inserire il detergente all'interno è molto semplice, molto comodo il sistema, no, chiamiamolo tutto in uno, visto che comunque il pistone funge sia da tappo del serbatoio che da maniglia per sollevarlo e portarlo in giro, che da sistema di pompaggio, no, di pressurizzazione dell'aria. Tra l'altro, come prima vi anticipavo, si può montare la valvola Schrader per pressurizzare il contenuto del recipiente con un compressorino portatile, con il compressore proprio quello che ci troviamo in casa. Molto interessante, non è che sia la cosa più indispensabile visto che comunque già abbiamo una notevole riserva d'aria, però insomma è possibile ed è un'ottima feature, molto buona. La pressione massima che si riesce a raggiungere è di 4 bar, quindi troviamo un bar in più in media delle classiche foamer, quelle un pochino, no, più piccole da 2 litri. Infatti, come vi dicevo, la riserva d'aria è ampiamente sufficiente, soprattutto se si pressurizza a 4 bar. Tra l'altro abbiamo la classica valvola di sicurezza che sfiata a 4 bar, quindi insomma anche il prodotto è molto sicuro. Tra l'altro si può bloccare in posizione di sfiato proprio per permettere la depressurizzazione del recipiente, che ovviamente è sempre consigliata dopo ogni utilizzo. Molto comodo poi il tubo flessibile che è lungo a sufficienza per essere utilizzato senza alcun tipo di problema. E ultima cosa, non per importanza, la possibilità di utilizzare acidi e basi fino a pH 10. Ma come va questa IK Foam Pro 12? L'ho provata per tanto tempo, l'ho un pochino stressata, vi posso dire che comunque la foamer non mi ha mai dato alcun tipo di problema, il suo utilizzo è sempre stato molto piacevole, anche perché comunque c'è una certa ergonomia, no, nel disegno di alcune parti, e alla fine si usa senza alcun tipo di problema.
Nel mio caso ho utilizzato in media 3 litri di soluzione per eseguire il pre-wash delle auto, l'ho provato sia sull'Infiniti che sulla MX5 e sono stati ampiamente sufficienti. Ovvio che se comunque volete avere sempre un pochino più di autonomia potete imbarcare 4 litri, insomma vi dovrebbe anche bastare per auto un pochino più grandi e magari anche per trattare i cerchi. Parlando invece della pressione, dall'inizio alla fine cambia necessariamente, no? Ma se si pressurizza fino al massimo comunque si riesce lo stesso a fare tutta l'auto. Per farlo, come vi dicevo, occorrono circa un centinaio di pompate con 3 litri di soluzione. Ovvio che questi valori vi possono cambiare in base a quanta poi soluzione andate a mettere all'interno del serbatoio. C'è sempre poi l'opzione di utilizzare il compressorino portatile che vi tiene sempre in pressione la foamer, ma a mio avviso, a meno che non ne abbiamo già uno in casa, non è così poi necessario l'acquisto, perché come vi dicevo il pistone riesce a pressurizzare molto bene, no? Piano piano ingloba molta aria e insomma non è così poi necessario l'acquisto di un compressorino portatile. Nel caso in cui abbiamo già un compressore anche da attaccare velocemente, da pressurizzare il serbatoio, sì, si può fare proprio per essere, diciamo, al top. Il flacone, come vi dicevo, è graduato di 500 ml in 500 e si riescono a fare delle diluizioni ovviamente non troppo precise, comunque volendo ce n'è la possibilità. L'erogazione del detergente è davvero ottima, ancora di più quando poi la pressione è alta all'interno, quindi soprattutto all'inizio. Il ventaglio è bello ampio e la nebulizzazione è davvero ottima. L'ho praticamente sempre utilizzata con l'ugello arancione, ovvero quello che produce una schiuma liquida, perché i pre-wash comunque tendono a schiumare molto e vengono nebulizzati così in modo perfetto. Gli ugelli che schiumano di più vanno usati con prodotti meno schiumogeni, altrimenti ragazzi avrete una schiuma troppo densa, inutile perché è troppo pesante. Ecco, magari con detergenti cerchi, o se la utilizzate magari all'interno per i tessuti, ecco, utilizzate prodotti che schiumano molto, soprattutto per i tessuti, proprio per non bagnarli. E come vi dicevo, detergente poco schiumogeno, ugello che schiuma di più, no? Per mantenere sempre poi la combo giusta e soprattutto se la utilizzate su superfici esterne, far sì che la schiuma non cada troppo velocemente, altrimenti l'utilizzo poi della foamer della schiuma è inutile. Nei test che ho effettuato ho in genere utilizzato Primus e Purifica diluiti 1,60 e come vedete il risultato è ottimo, insomma la schiuma è molto piacevole, è reattiva e funziona bene perché comunque lo sporco poi viene rimosso in modo ottimo. Su questo niente da dire. Un paio di ultime considerazioni sull'utilizzo. Per cambiare l'ugello è semplice, basta svitare il sistema di erogazione alla base, no? Posizionato in testa al serbatoio, premere la cannuccia dal basso verso l'alto per farla proprio uscire, cambiare l'ugello e eseguire poi la procedura al contrario. Molto semplice. Ecco, le prime volte magari l'ugello è un pochino difficile da far uscire, quindi è necessario un pochino più di forza, però insomma con l'andare degli utilizzi e del cambio degli ugelli questa cosa migliorerà. Mi raccomando, dopo ogni utilizzo risciacquate la foamer se volete insomma che tutte le parti vi durino nel tempo, magari di tanto in tanto oliate gli o-ring, insomma tutte le guarnizioni, e vi posso assicurare che lei vi durerà tantissimo nel tempo perché è costruita con altri standard qualitativi. Siamo giunti dunque ragazzi alle considerazioni finali e alle conclusioni. Partiamo subito con il tema più caldo di tutti, ovvero con il prezzo, che è nell'ordine, nel momento in cui sto registrando il video, di circa 140 euro. Non è affatto basso, lo so che è un prezzo alto, però insomma le caratteristiche qua all'interno ci sono tutte, c'è la qualità sia per quanto riguarda i materiali che per quanto riguarda la nebulizzazione. Il prodotto, come vi dicevo all'inizio, è di stampo professionale sia per quanto riguarda la pulizia degli ambienti e l'igienizzazione che per quanto riguarda il detailing, insomma il settore automotive. Non è un prodotto per tutti, io ve lo posso consigliare se avete la necessità di un qualcosa del genere. Cercate una foamer affidabile che funzioni bene, con una bella nebulizzazione e insomma con anche la possibilità nativa di essere alimentata tramite aria compressa, perché parliamoci chiaro, se noi andiamo a modificare una foamer che non è predisposta per l'aria compressa ne invalidiamo la garanzia. Quindi ecco, qui investiamo 140 euro, però abbiamo poi la garanzia, la possiamo utilizzare con l'aria compressa, con il classico sistema di pompaggio, abbiamo un bel sistema. Voi direte costa molto caro, ci compri magari un'idropulitrice, sì, però probabilmente questo accessorio non è per chi lo vuole sostituire alla foam con un'idropulitrice, perché gli serve un prodotto del genere per determinati tipi di utilizzo. Quindi io lo posso consigliare a chi ricerca un qualcosa del genere, per chi magari vuole lavare l'auto al self, il self glielo permette con un sistema del genere. Considerate, no, che comunque una buona foamer
sui 2 litri, no? Con un compressore portatile insieme, e ovviamente anche le valvole che poi vanno acquistate, stanno sui circa 70, 80, 90 euro in base a poi quello che andate a comprare, quindi poi la differenza di prezzo non è così elevata e con la Foam Pro 12 avete un prodotto di notevole qualità, affidabile, che insomma è tutta un'altra cosa, no? Rispetto a una piccola foam, sia per quanto riguarda l'autonomia che per quanto riguarda proprio la nebulizzazione stessa, insomma anche la velocità con cui poi si riesce a terminare il lavoro. Fate dunque i vostri conti, il prodotto vi posso assicurare che funziona molto bene e io ve lo consiglio, è affidabile e si usa in modo eccezionale. Spero che ragazzi il video vi sia piaciuto e che l'abbiate trovato interessante. Se è così lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per essere sempre aggiornati sui nuovi video che pubblico. Seguitemi sui social, Instagram e Facebook, come sempre vi lascio i link e banner qua lateralmente sotto in descrizione. Vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!